Analisi sui riflessi dell'obiettivo 24 ore di sole in Antartide. Vediamo velocemente alcuni filmati di come il sole cambia tonalità e colori quando è vicino all'orizzonte, in questo caso le montagne, nel sole di mezzanotte al nord, paragonate al filmato di The Final Experiment che state vedendo e anche negli altri filmati in Antartide. Nel filmato di TFE il cielo rimane sempre brillante di colore blu per tutta la durata e in tutte le direzioni. Negli altri video del sole di mezzanotte a nord il cielo cambia colore in base alla posizione del sole e in base alla distanza dell'osservatore. Un cielo che ha sempre lo stesso colore blu e la stessa brillantezza non si è mai visto. La fisica dell'attenuazione della luce e la rifrazione dovuta all'atmosfera richiede che il Sole ed il cielo cambino colore, sia che vi troviate all'Union Glacier in Antartide o in qualsiasi altra parte del mondo. In questo presunto time-lapse di 24 ore di Dave McKeegan esamineremo alcuni fenomeni ricorrenti con il Sole e il cielo, anche cosa hanno da dire i cosiddetti debunker a riguardo. Credito allo youtuber Anthony Bear, uno dei primi a scoprire e menzionare questo. Diamo un'occhiata alle sue analisi di questo time-lapse. Eccoci in Antartide col sole di 24 ore. Osservate, all'inizio il sole si trova proprio qui. Inizia proprio accanto al punto dopo quella piccola V. Facciamo il giro fino a quella piccola V e dopo circa 44 secondi fino a 48 secondi. Abbiamo una sovrapposizione di circa 4 secondi. Rallentiamo e mettiamo i frame fianco a fianco per confrontarli. Vedete questo piccolo bagliore qui sotto sul terreno? È lo stesso. Il piccolo bagliore che esce dal sole è lo stesso. Avanziamo un po' di più. Il bagliore scompare esattamente nello stesso momento. Andiamo avanti. Il sole rimpicciolisce, c'è una piccola nuvola qui sopra. È un bagliore dell'obiettivo, sembra una nuvola. Perché se fosse un bagliore dell'obiettivo starebbe lì tutto il tempo seguendo il sole. Quella è una nuvola, osservate come arriva. Osservate il bagliore sulla cima del sole e l'altro piccolo bagliore sul lato sinistro del sole, è proprio lì, è identico. È abbastanza sorprendente. Torniamo indietro. Questo è il bagliore e c'è quello a terra. Proprio là. Cosa possiamo dire? Prima di guardare questo dovreste vedere il mio video all'esperimento finale bandiera rossa. Questo è il seguito. In molti commenti scrivono che questo è un bagliore dell'obiettivo. Ma diamo un'occhiata ad alcuni bagliori dell'obiettivo. Questo è il bagliore dell'obiettivo, osservatelo, è di colore diverso, ha una forma costante e si muove seguendo la macchina fotografica. Questo è un altro bagliore verde. Osservate come segue la fotocamera. Muovendo la fotocamera la segue. Se smetto di muovere la fotocamera rimane fisso, ma se la muovo segue la fotocamera. Vedete che segue la fotocamera? Eccoci di nuovo qui, una accanto all'altra. Posizioniamo un indicatore sul sole e osserviamo a questo riflesso dell'obiettivo o una nuvola. Muoviamoci ed ecco che inizia proprio lì, proprio sopra il segno. Si muove verso destra e poi svanisce. Appare da destra e poi si sposta a sinistra. Non rimane allineato con la fotocamera, è separato.
Questo indica che si tratta di una nuvola e non un riflesso dell'obiettivo. Vediamo una parte diversa del video. Questo è un riflesso dell'obiettivo. Vedete che segue la fotocamera il sole, non si muove. Questa è una nuvola. Osservate che passa ed esce dall'altra parte. C'è una bella differenza. Se fosse un riflesso dell'obiettivo, seguirebbe la fotocamera il sole, ma non lo fa. E ora diamo un'occhiata a questo bagliore. A questo. Osservate questo bagliore. All'inizio del film si vede il bagliore proprio lì. E ora diamo un'occhiata in giro. Vedete altri bagliori come quello? Muoviamoci e magari usate il video per conto vostro. Vedete quel bagliore là in alto. Ce ne sono di molto belli che arrivano qui da qualche parte. C'è un bagliore fantastico qui. C'è un flare fantastico qui. Eccone un altro che si vede bene. I bagliori sono identici dopo 24 ore, esattamente dove si sovrappongono. Non sembra che vada bene. Ora vi mostro qualcos'altro molto velocemente. Mettiamo queste due linee rosse come riferimento e poi andiamo ad ingrandire. Eccoci qui, vedete queste due lievi piccole nuvole? Anche quelle si allineano. Voglio darvi qualche spunto. Presumibilmente una troupe è andata in Antartide per filmare il sole di 24 ore. Alcune persone nella comunità della Terra Globo che pensano di vedere un sole di 24 ore per dimostrare che viviamo su una palla. Ma osservare questi corpi celesti non significa necessariamente che sai com'è fatto il suolo. Ma capisco da dove vengono e capisco che pensano che sia un grande affare. Ma se devi fingere per mostrare il sole di 24 ore e quando il film si sovrappone alla fine, c'è un problema là. Dovresti modificarlo. Dovresti far sembrare che quando il vecchio incontra il nuovo negli ultimi 4 secondi, dovrebbe essere senza cucitura. Quando il vecchio incontra il nuovo dovrebbe essere senza cucitura. E qui si vedono diverse anomalie che creano qualche problema. Ditemi che ne pensate, gente. Diamo un'occhiata al sole di 24 ore da un'altra angolazione. Questo è l'inizio del film da zero e poi si vede un piccolo bagliore a destra, nell'angolo. Poi c'è una piccola nuvola là sopra, proprio là. Quindi dall'inizio da zero osservate il timer e facciamo tutto il giro. Ma prima di tutto osservate come si muove la fotocamera appena a sinistra. La fotocamera segue il sole per tutto il giro. Ora qui siamo alla fine, dove si sovrappone. Osservate la piccola coda nell'angolo in basso a destra e osservate la fotocamera che va dall'altra parte e c'è la nostra piccola nuvola in alto che è identica al giorno prima. Il piccolo bagliore è identico al giorno prima e poi la fotocamera va nella direzione opposta questa volta. Il primo giorno la fotocamera segue il sole e il secondo giorno decide di andare nella direzione opposta, proprio alla sovrapposizione. Cosa è successo qui? Non so se hanno riprodotto il film al contrario per riuscire a fare la sovrapposizione. La sovrapposizione sarebbe corretta, ma io non lo so. Fatemi sapere che ne pensate, gente, ma qui c'è un grosso problema. Un'ultima cosa che voglio mostrarvi è il filmato del sole di mezzanotte, a nord, e come il riflesso dell'obiettivo segue il sole, a differenza del riflesso dell'obiettivo che si vede nel filmato di McKeegan. Se non è un riflesso dell'obiettivo, allora sembrerebbe che qualcuno abbia dimenticato di modificare quella nuvola o ci abbia semplicemente lasciato un suggerimento. Notate anche che inizia molto nebuloso e forma una forma che si comporta come una nuvola.
Il bagliore dell'obiettivo si muove costantemente col Sole. Va bene, andatevene, non c'è niente da vedere qui, per favore.